Le apparizioni di Colere. Nel cuore delle maestose prealpi bergamasche, tra le pittoresche valli e le imponenti cime montuose, sorge un luogo di fede e contemplazione, il santuario della Beata Vergine della Visitazione, conosciuto affettuosamente come il Santuario della Madonnina. Questo luogo sacro della Val di Scalve è incastonato nell'incantevole frazione di Dezzo, che fa parte del comune di Colere, in provincia di Bergamo. Il santuario si trova a soli 500 metri dal fiume Dezzo, che aggiunge ulteriore fascino e serenità al suo ambiente circostante. L'apparizione si verificò il 2 luglio 1654, in un periodo di difficoltà per la Valle di Scalve. La regione stava ancora lottando con le conseguenze devastanti della peste che, tra il 1630 e il 1631, aveva mietuto numerose vittime. Questo periodo, segnato da ciò che viene descritto come lo sterminio della peste, lasciò molte terre incolte, con miniere, forni e fucine chiusi. Alcune aree della valle erano completamente spopolate e deserte, testimoniando le avversità che la comunità stava affrontando. La mattina del 2 luglio, Bartolomeo Burat, un pastore di Borno, si preparò presto per la sua giornata di lavoro. Vivendo forse nei pressi di Salveno Paline, partì da casa con il suo gregge, attraversando il passo del Giotte e discendendo verso Azzone e successivamente il Dezzo. Nonostante il suo aspetto robusto, Bartolomeo era afflitto da una malattia debilitante, la tubercolosi, che minacciava la sua vita. Giunto al luogo noto come Fontane, così chiamato perché vi erano delle fontanelle, Bartolomeo si trovò davanti a una biforcazione della valle dove c'era una piccola edicola dedicata alla Madonna con Gesù in braccio che attirò la sua attenzione. Stanco e provato dalla malattia, si fermò con il suo gregge in quel luogo tranquillo. La vista delle fontanelle gli offrì un momento di sollievo, ma la sua condizione peggiorò improvvisamente con delle fuoriuscite di sangue. Sentendosi smarrito e solitario in quel luogo deserto, lontano dalle abitazioni più vicine, Bartolomeo si appoggiò al suo bastone e alzò gli occhi supplichevoli verso la cappella della Madonna. In un istante di meraviglia e conforto, notò una figura luminosa accanto alla cappella, una nobile signora che sorrideva calorosamente a lui. La visione si avvicinò, bagnò la mano nella fontanella e poi delicatamente toccò la fronte del pastore, dicendo con voce rassicurante: «Caro figlio, sei guarito». Durante il miracolo, altre persone si unirono al pastore mentre casualmente si recavano lì per dissetarsi. Tra di loro c'erano il curato di San Andrea, Don Duci di Bareggio, e due altri individui, uno dei quali si dice fosse un avvocato accompagnato dal suo servitore. La notizia di questo evento straordinario e delle grazie che seguirono venne tramandata oralmente, fino a quando il parroco di Colere, Don Giovanni Magri, ne scrisse una memoria nel 1736, che fu poi consegnata alla curia diocesana, dove è ancora conservata oggi. L'entusiasmo dei devoti e la generosità dei fedeli che facevano offerte suggerirono presto l'idea di costruire un santuario nel luogo dell'apparizione. Il santuario sorse con linee semplici ed eleganti, e un bell'affresco venne realizzato per commemorare l'apparizione. La costruzione del santuario vero e proprio ebbe inizio nei primi decenni del 1700 e nel corso degli anni fu costantemente arricchita e abbellita. Nel 1865, per accogliere un numero sempre maggiore di fedeli, il santuario fu ampliato e nel 1873 fu aggiunto un rifugio annesso per i pellegrini provenienti da lontano. Nel 1912, nonostante numerosi sacrifici, furono completate anche tutte le decorazioni interne. Tuttavia, il 1 dicembre 1923, una tragedia colpì il santuario. La forza distruttiva della massa d'acqua fuori controllo, scaturita dalla rottura improvvisa della diga del Gleno, cancellò letteralmente il santuario e lo trascinò via. Questo disastroso evento riversò circa 3 milioni di metri cubi d'acqua lungo la valle, seminando morte e distruzione lungo il suo percorso devastante, e arrivando infine a colpire anche i centri abitati più grandi della Valle Camonica. Nel 1927, dopo la devastazione causata dalla rottura della diga del Gleno, ebbe inizio il processo di ricostruzione del tanto amato santuario, un luogo di culto e di profonda devozione popolare particolarmente caro agli abitanti di Colere.
In soli 12 mesi, grazie agli sforzi congiunti della comunità locale, il nuovo santuario fu completato e pronto per essere inaugurato nel 1928. I residenti di Colere dimostrarono un incredibile senso di solidarietà e determinazione durante questo periodo difficile. Si autotassarono e fecero immensi sacrifici per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione del santuario, che conservava ancora molte delle caratteristiche dell'edificio originale, andato distrutto nella tragedia del 1923. Nel 1950, un bellissimo dipinto raffigurante l'apparizione della Madonna venne creato e collocato sopra la fonte nel santuario. Questo dipinto, oltre a rappresentare il momento miracoloso dell'apparizione, aggiunse un ulteriore elemento di devozione e bellezza al luogo sacro, diventando un punto focale per i fedeli che ancora oggi vi si recano in preghiera e contemplazione. Nel 1950, il santuario fu arricchito con l'aggiunta di un nuovo campanile, che aggiunse ulteriore bellezza e carattere al sito sacro. In occasione del terzo centenario dall'apparizione, nel 1954, i residenti di Colere e gli abitanti della valle fecero una donazione speciale alla statua della Beata Vergine Maria, una corona d'oro, ancora visibile oggi, che simboleggia la devozione e la gratitudine della comunità. Inoltre, il campanile fu finalmente dotato di 3 campane, aggiungendo un tocco sonoro al richiamo alla preghiera. I visitatori del santuario oggi hanno l'opportunità di bere l'acqua dalla fonte miracolosa, scendendo una ventina di metri verso il letto del fiume, dove è stato accuratamente ricreato l'ambiente originale.